Adesso analizzeremo soprattutto le modalità di utilizzo dell'ipertermia che sono state assolutamente rese più semplici con la nuova, anzi nuovissima modalità SMART. L'ipertermia, come ho detto prima, lavora su gradienti termici, quindi la differenza di temperature rilevate in vario modo. Un tempo queste devono essere rilevate in qualche modo e comunque settate dall'utente. Oggi tutto questo è superato dalla metodologia SMART che adesso andremo a vedere. Benvenuti nella nuova versione dell'IP1, la IP1 Pro, che ha tutta una serie di novità, soprattutto nella gestione, che è molto semplificata. Chi conosceva la nostra vecchia versione sa che esistevano tutta una serie di protocolli preimpostati per le varie zone del corpo. Con questa nuova modalità tutto ciò non è necessario, perché il fisioterapista stesso, che è a conoscenza di ciò che deve trattare, a impostare i pochissimi parametri che servono per il trattamento. Prima però un breve excursus storico per far vedere le differenze tra la vecchia modalità, che potete vedere qui, in cui c'erano tutta una serie di parametri che l'operatore doveva settare, tra cui la termocoppia, il bolo, quindi doveva un po' avere la sensibilità matematica per fare questa attività. È un tempo passato fortunatamente, perché adesso esiste la nuovissima modalità SMART. I parametri sono solamente 4 da settare: la profondità del target, la temperatura del target, la potenza iniziale richiesta e il tempo di trattamento. Parliamo della profondità del bersaglio. Come abbiamo visto in precedenza, l'ipertermia genera una concentrazione di onde elettromagnetiche che più o meno ha una dimensione di una palla da golf. La temperatura, la profondità del bersaglio è nient'altro che quella del centro, quindi considerando che circa tra i 3 e i 4 cm si arriva fino a una profondità massima di 8 cm, assolutamente sufficiente per trattare qualunque tipo di articolazione o muscoli. La modifica della profondità è semplicissima, più e meno, quindi va da 0 a 6 cm, come vedete, e viene settata. Una volta che si è settata la profondità, si passa alla temperatura target, importantissima, perché è funzione del tipo di patologia che va trattata. Anche questa va da minimo di 36 gradi a un massimo, per ovvi motivi chiaramente, di 42 gradi. Terzo elemento è la potenza iniziale richiesta. Perché iniziale? Perché ovviamente successivamente la potenza viene modificata dalla macchina stessa in seguito ai calcoli che effettua rilevando le due temperature del bolo e della pelle. Quindi posso dare i watt che ritengo opportuni. Ovviamente più potenza iniziale viene data, prima viene raggiunta la temperatura richiesta. È ovvio che non sempre, a seconda della patologia, ci dovrà essere una potenza iniziale e quindi un più lento raggiungimento di temperatura, oppure una cosa molto più veloce. Ultimo parametro, il tempo di trattamento da questo punto di vista, che va settato anche qui col più e col meno rispetto a quello che si vuole. Tipicamente inizialmente parte da 30, si può abbassare o alzare. Detto questo, non rimane che premere start. A questo punto la macchina segnalerà, come molte delle nostre macchine in maniera verbale, la terapia attivata, cambia il colore della testa e si vede, oltre al lieve ronzio che non sentite, si vede che in questo punto la macchina sta lavorando. Fa vedere in termine grafico che ci sono le onde, ma di fatto siamo a posto. La temperatura viene raggiunta man mano che si va avanti, il trattamento va e non rimane altro che aspettare che si esaurisca il tempo di trattamento richiesto. Per fermarlo in qualunque momento, ovviamente, lo stop, la
il colore della testa ritorna in azzurro e la macchina è pronta per essere riprogrammata. Come si può vedere, si tratta di una semplicità assolutamente fuori dei vecchi standard.